E questa è l'esperienza colombiana, non so cosa potrebbe essere. Questo è proprio il tetto su cui è stato ucciso. Cazzo, sei il Quanto è? Gramo 15 euros, 14 euros más o menos. Però è sangre acá, amico, tu mataste. Es que estoy con unos amigos que son italianos. Ma cuánto valdría la hora? Guarda come sono tutti lì che controllano. Mi fa venire i brividi. Probabilmente in molti di voi avranno mangiato una pizza napoletana, ma in quanti hanno acquistato della cocaina purissima in Colombia? Sí, Melos, por ahí, activo. Paluque ahorita. Sí. Rápido. Sono volato dall'altra parte del mondo con un unico obiettivo: Pablo Escobar. Dopo aver conosciuto Javier e Steve, i protagonisti di Narcos che gli hanno dato la caccia, è arrivato il momento di andare nella tana del lupo, la Colombia. Questa cosa mi fa impazzire. Qua sotto c'è una caletta con chissà quanti segreti di Escobar. E quando non sapeva dove mettere i morti, li buttava qua dentro. Non era Escobar, però, a sporcarsi le mani. Ad uccidere erano i suoi sicari, sparsi in tutto il Sud America, tuttora convinti che... Para mí es un hombre muy inteligente. Honesta, noble. Muy tratable y muy humilde. Non esistono mezze misure. Per chi l'ha conosciuto, o è un benefattore o il demonio fatto persona. Quindi, per levare ogni dubbio, ho preso il primo aereo per Medellin. Check-in, potremmo fare let's go, ma invece... Vamos! Che dobbiamo fare qua? Continueremo la storia di Pablo insieme ai suoi amici e ai luoghi più iconici del suo percorso con un dubbio. A più di 30 anni dalla sua morte, quanto è cambiata la Colombia? Tutti che pippano di continuo, poliziotti corrotti. Sì, è proprio lo stereotipo colombiano. Ecco, le belle abitudini sono sempre difficili da smuovere. But do you think you will be able to kill someone also right now? Oh, sì, sicuro. Pablo's empire rose so high underneath the Medellin sky, ruler of a kingdom built on fear, every whisper he could hear. Opla, nuovo stato sbloccato. Colombia. Ora ci divertiamo. Atterriamo a Medellin, che negli anni 90 è stata la città con più omicidi al mondo. Anche andare a fare la spesa poteva costarti la vita. Mataban mujeres, mataban niños que se los sacaban a las mujeres esas, y los mataban. Un muchacho estaba caminando por allí montando en bicicleta, peladito que ni siquiera era ladrón. Però sul luogo in sé niente da dire. Madonna, ma c'è un bellissimo tempo e soprattutto che belle le montagne là in fondo. Carichiamo quindi la nostra roba su un Uber. Perché faccio le virgolette? Una persona deve sedersi davanti perché Uber è illegale e quindi deve sembrare che siamo amici. Fa con tutto quello che gira in Colombia. È proprio Uber il problema? Ma perché è illegale? La legislación a uno no le da ¿cómo se dice? Pues el estatus para que a uno no se le llene el carro. Non mi è ancora chiarissimo, ma vabbè. Mentre ci avviciniamo al nostro hotel, gli chiedo: ¿Es seguro la ciudad? Sí, ha cambiado mucho ya, llena de turismo, de turistas. quindi possiamo stare tranquilli? Pero vamos a visitar también el Bronx. El Bronx, ese sí no lo recomiendo. Pero hacen que van en algún tour o qué? Porque si van así en un grupo, sí se puede ir, porque van con gente de allá. E noi, che i consigli li ascoltiamo sempre, faremo il tour turistico nel Bronx con il figlio di uno dei killer più pericolosi della storia del paese. ¿Por qué? Perché tu tienes... A defenderme y defender a los demás. Lo usaste? No, ese lo compro ya hecho. Però è sangre acá, eh? No. Amico, tu mataste... Pero para defender también nosotros. Sí, claro. Gracias. Sí. Poi difendo io. Chissà se avrei passato un colloquio per Pablone. ¿Qué te parece de Escobar? Lo peor que le puede haber pasado al país. Cuando él se murió, la ciudad cambió, mejoró. ¿Cómo cambió? O sea, ya usted podía salir a la calle tranquilo. Como él estaba en guerra con el Estado, entonces usted iba aquí y ¡bum! Una bomba porque iban unos policías pasando. Otteniamo il primo di tanti pareri differenti su Pablo in terra colombiana. E arriviamo in hotel. La cucina. Il bagno aperto. Crazy. Crisi proprio, Mir. Quella sera è successo tutto quello che avete visto nelle scorse puntate. Abbiamo beccato il nostro contatto, il figlio della Kika ed un ex sicario. Mamma mia, che situazione assurda siamo finiti. Dopo esserci conosciuti meglio, ci siamo dati appuntamento al giorno dopo, in cui, prima ancora di girare tra le zone più al limite di Medellin, abbiamo visto il punto di arrivo
di tutta questa storia. Siamo arrivati al cimitero in cui è sepolto Pablo. Che posto, soprattutto lo sfondo. Là dietro c'è tutta Medellin. Ed eccoci di fronte alla tomba. Wow. Mi fa venire i brividi. Non passano neanche 10 secondi che veniamo approcciati da un signore. Bueno, entonces aquí estamos en Medellín, Colombia, Jardín Montesacro, en la tumba de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Él nació en diciembre, murió en diciembre de 44 años de edad. Un día después del cumpleaños él murió. È il primo dei moltissimi personaggi che incontreremo che cercherà di guadagnare sulla figura di Escobar. In questo caso raccontandoci la sua storia dal punto di vista dei suoi sostenitori. En esta foto fue cuando Pablo Escobar murió en el techo. El mayor Aguilar decía: yo maté a Pablo Escobar, y eso es totalmente falso, porque a Pablo Escobar no lo mataron. Cuando él se vio rodeado por los pepes y la policía, sacó la pistola y se metió un tiro en la cabeza. Él le decía a la familia: me mato, me hago matar, no me dejó llevar vivo, y eso fue lo que él hizo. Se suicidó. Pablo, infatti, è stato divisivo non solo da vivo, ma forse ancora di più da morto. Ci sono 3 teorie. La prima, raccontata dai suoi sostenitori, dice che pur di non morire a causa delle forze dell'ordine si era suicidato. E me l'avete scritto anche voi nei commenti dei primi episodi. Ma sarà vero? Cerchiamo qualcuno che può dircelo. Rita. Rita, come stai? La madre, buenas tardes. Ah, la despertamos. Ah, llega madre, come sta? Mucho gusto. Mucho gusto, Alessandro, sono italiano. Lei, che abbiamo già sentito nei primi 2 episodi, è una veterana del barrio Escobar. E questa è la casa. Sentiamo che ne pensa. Que supimos que a Pablo no lo mató la ley, sino que lo mataron esos matones que están donde hay uno que le dicen Caín, pero ellos estaban contaminados con la ley. Eccola, questa è la seconda teoria. Pablo è stato ucciso da killer che lo volevano fare fuori dal giro. Quindi né dalla polizia né dalla sua stessa arma. Forse, per capirci qualcosa, meglio ascoltare chi era sul posto quando è successo, raccontarci la terza teoria. I was a uniformed police officer for 6 years. I've worked murders and I've worked suicides. Pablo was shot 3 times by the police. Once in the back of the leg, once in the butt cheek, and then once in the ear. When you fire a weapon, when the bullet comes out, there's little pieces of gunpowder that follow the bullet out, and they're burning. If he had held a gun to his ear to kill himself, there would be powder burns around his ear. Look at those pictures and see if you see any little black marks, powder burns around the ear. So that's how I know that's not true. Quindi le teorie secondo cui non è stata la polizia a eliminarlo sono esclusivamente frutto dei suoi sostenitori. Primi tra tutti quelli che hanno lavorato per lui. Estos son los mayores sicarios del cartel de Medellín. Ah, il primero. Beh, curioso indicare la foto dei killer più sanguinosi della Colombia e dire quello è mio padre. Ma il figlio della chicca non è l'unico nei dintorni ad aver avuto rapporti con Escobar. Esos 2 señores que allá trabajaron con el cartel. E conosciamoli, questi 2 signori. Soy primo hermano del patrón, primo hermano de Gustavo Gaviria también. Tu trabajaste por Pablo. Claro, yo empecé a trabajar con él desde 1978 en la hacienda Nápoles. Y de ahí me vine para acá, para Medellín, a trabajar a la casa de él y a mover mercancía para las pistas, llevar cocaína a las pistas y de las pistas a traer base de coca para cristalizar. Y me tocó pues ya uno era un todero, hermano, tocaba desde todo, caletear, cuidar. E come fu a trabajar por él? No, pues el patrón es el mejor. Non avevo dubbi, ma cosa ci fa qui, al cimitero? Esta camiseta, la que tiene el 128-482, esa es la reseña cuando el patrón en 1976 cae por primera vez con droga. Venía del Ecuador en el repuesto de un camión, traían 19 kilos y medio cocaína. Il merch di Pablo, soprattutto da parte della sua famiglia, non me lo aspettavo. Invece è pieno, tra i suoi ex scagnozzi, di gente che lucra senza pudore su ciò che è stato. Eso es una recreación de los últimos momentos donde fue interceptado Pablo Escobar. Él es Murphy, es de la EA, y él es Javier Peña. Tenemos esta en la Casa Blanca en 1983. Esa es la segunda burla che le hace el patrón a los gringos. Pensate, già ricercato, Pablo Escobar porta moglie e figlio in vacanza in America e si fa scattare una foto proprio davanti alla Casa Bianca, che io ho ricreato. Un gesto di sfida assurdo che suo figlio anni dopo commenterà. Quella foto è la dimostrazione di quanto fosse arrogante mio papà. Ma sapete chi è il peggiore? Suo fratello, l'ex contabile del cartello di Medellin. Andiamo a conoscerlo. Vediamo se possiamo parlare col fratello. Oddio, forse è quello no.
Cazzo, sei il fratello che sta Il del gorro blanco. Sì. Alessandro. Mucho gusto. Per capire di che personaggio stiamo parlando, vi dico solo che ha chiesto 100 milioni ad Elon Musk accusandolo di avergli rubato l'idea del lanciafiamme. Giuro, a suo dire, un ingegnere di Tesla era venuto in Colombia, aveva visto il suo prototipo artigianale e poi Musk gli avrebbe copiato tutto. Così, per vendicarsi, ha messo in commercio un clone, l'Escobar Flamethrower, con tanto di slogan più potente e costa meno. Ma non è finita. A un certo punto si è pure messo a vendere telefoni pieghevoli che dovevano essere meglio degli iPhone, ma ovviamente era tutta una truffa, su cui ha fatto pure un video a chi dale. Una gigantesca truffa da milioni e milioni di dollari. E infatti Roberto, forse dopo aver sentito i miei commenti sulle sue attività commerciali sospette, decide di inserirmi insieme ad Elon nella lista delle persone con cui ha discusso. Hanno creato un museo del... Puedes grabar. Yo sé que estás grabando. Sto grabando a me mismo, puedo grabarme. No se puede. Aquí adentro no. Puedo grabarme. Acá adentro no, parcerito. Ho risposto in modo così diretto perché il tono con cui mi stavano parlando era leggermente intimidatorio. E se c'è una cosa che ho imparato nei miei viaggi è che in quelle situazioni o rispondi o vieni mangiato. Ricordiamoci con chi avevamo a che fare. Madonna mia, assistente. Probabilmente si sono infastiditi perché si vergognano anche loro di quello che stanno facendo. Ti portano in giro a mostrarti la vasca dove Pablo si faceva il bagno, ti vendono la maglietta a plata o plomo e ti chiedono $100. Ecco, se c'è una cosa che questo viaggio mi ha insegnato è che con i soldi puoi fare tutto. Corrompere come Pablo, scommettere sull'X2 di Barelecce come voi, oppure puoi farli crescere senza fregature. In questo senso, Trade Republic è una piattaforma di risparmio e investimento pensata anche per chi, come noi, non ha voglia di fare il broker in giacca e cravatta, ma vuole iniziare a investire in modo serio, automatico e senza sbattimenti. Avete capito? Bene, perché Trade Republic opera in regime amministrato, che significa che la fiscalità è tutta nelle loro mani. E per chi ha le prime armi è perfetto. E se per il momento non può investire, nessun problema. Ma invece di mettere i soldi sottoterra, come qualcuno che conosciamo, apri un conto gratuitamente che solo accreditandoci lo stipendio ti dà fino al 2% lordo annuo pagato mensilmente. Se invece sei carico e vuoi cominciare ad investire, ti basterà versare sul tuo conto quello che vuoi, anche €1, e attivare uno dei piani di risparmio gratuiti e personalizzati, tipo metti via €10 ogni 15 del mese. E lui lo fa per te. Nessuna commissione nascosta e nessun casino tecnico da capire. È tutto fatto apposta per chi non sa niente di finanza, ma non vuole perdere tempo e vuole iniziare. In più, parliamo di una banca regolamentata dalle autorità tedesche, che magari non ci stanno simpatici, ma su macchine e banche sono una garanzia. Io è da più di un anno che la utilizzo, perché investire non deve essere solo un gioco da ricchi o esperti, deve essere una cosa per chiunque voglia costruirsi un bel futuro con le proprie mani. Il link per iscriverti e aprire un conto gratuito senza costi mensili, ovviamente, lo trovate in descrizione. Fatelo. Hanno creato un museo veramente di cui Pablo non sarebbe fiero, con suo fratello lì che parla e non ti fa filmare, non ti fa fare i video, non ti fa dire niente. Oh. In realtà, pagando qualcosa con Roberto, avremmo potuto farla. Però se avessimo fatto il tour potevamo fare la foto con lui. E sto Cristiano, che è il fratello di Pablo Escobar, sta tutto il giorno lì fermo a farsi pagare per fare le foto. E avevano talmente tanta paura dei video che... Guarda come sono tutti lì che controllano. E sapete perché? Perché non è il primo museo che avevano aperto, è solo il primo che non gli è ancora stato demolito. Mi sto mezzo dissando col fratello di Escobar, che da un certo punto di vista mi fa ridere, da un altro mi fa un po' preoccupare. Infatti, caro Robertone, credo sia questione di mesi, perché per le autorità quello è un passato da dimenticare. If you look at the history of Colombia, it's one of the most violent countries in the world. And I hate to say this about Colombia because I love the country, but it's the truth. Infatti, mia mamma non mi avrebbe mai lasciato andare in giro da solo con Giacomo per le strade di Medellin. Ma neanche la mamma di Giacomo. Infatti, proprio per questo, come vi anticipavo, il giro avrei dovuto farlo con i miei amici colombiani. Solo che... Siamo in hotel e siamo in una situazione un po' di stallo perché non ci risponde più. Ci ha detto che un driver veniva a prenderci alle 2, non ci ha fatto sapere più niente. Ci ha detto che doveva essere con noi lei durante il giro e ci ha detto che non vuole più venire. Non pervenuto. E... boh... Inizia tutto un po' a puzzare. Di merda. Anche perché il driver scopriamo essere un loro amico chiamato così giusto per fargli guadagnare qualche soldo. Ed era inutile. Andavamo in giro in 5 in una macchina minuscola che poteva tranquillamente guidare. Buttiamo via tutto il giorno. Ma quando arriva sera? Usciamo oggi, durante il giorno ci hanno dato buca. Vediamo cosa succede stasera. Abbiamo tutta l'attrezzatura però questa volta, che aggiunge un po' di brivido alla situa. Arriviamo al solito baretto di proprietà dell'ex sicario che assomiglia più a un quartier generale che ad un punto di ristoro. E anche oggi
qua al solito bar di fiducia. Loro ogni 20 minuti vanno in macchina a fare le loro cose. Adesso sono andati laggiù. Sono incredibili. Comunque ci spiega il motivo della sua assenza nel pomeriggio. Aquí unos problemas personales. Ya, pero de resto bien, acá estoy. ¿Bien ahora? Sí, sí, pues sí, bien. La mujer. Ah, la mujer. ¿Qué hay combinado? Ella sabe que yo voy a tener otro hijo, un hijo, el primer hijo mío, con otra mujer. Ella me perdonó eso. Tiene que estar tranquila. Yo le dije, el bebé no tiene la culpa. Ella tiene que entender que yo estoy con ella, más con la mamá del niño. La mamá del bebé no, nada que ver. Oh, anche per voi sono problemi di coppia, ma sempre meglio dei problemi di allora. En ese entonces la delincuencia en Medellín era muy grande, entonces los jóvenes los metían mucho en ese mundo. E ora le cose sono cambiate? This city for us is the best. Right now it's better. It's better now than before? There's not too much crime. A me hanno parlato di un certo Bronx anche qui. Bronx es en el centro, eso es un lugar por el centro de la ciudad. Un lugar donde venden droga, vicio. Perfetto, voglio andarci. Ok, ci stiamo muovendo. Ci ha detto di fare un giro con lui in macchina. Es el barrio Antioquia. Que es donde les decimos que hay muchas plazas de vicio. Tiendas de vicio en las esquinas. Pues sí, van a grabar muy disimuladas. Ok. Vamos a ir a comprar algo en una plaza de vicio. Para que mire cómo es la dinámica. Sì, per farci vedere come funziona o perché dovete effettivamente fare la spesa. Ed è lì che mi sono tornate in mente le parole di Javier e Steve. Cuídense en Colombia. You're a common sense guy. Wow. Be careful. All'improvviso sento dei fischi. Che vuol dire? Un pito, policía, dos pitos, tranquilo. Ok, possiamo stare tranquilli. Procediamo. ¿Vendono in todos lados aquí? Sí. ¿Es posible comprar todo o solo marihuana aquí? De todo. De todo, de todo. E quindi acquisteremo un po' di sballo partendo dal più semplice e terminando con la roba caliente. ¿Qué Vamos vicio? a comprar marihuana. ¿Dal coche o...? Dentro del coche, así lo venden. Ah, ok. ¿Esta es la fila para comprar? Sí. Hola. Una 10. Más dar un exótico ahí, es porfa. Gracias. Ahí venden, ahí en esa plaza donde compramos, venden entre 80 y 100 millones de pesos diarios. Entre 20.000, 25.000 euros diarios. ¿Cuánto por una? 10.000. 2 euro e ti compri una cannetta così. Ma se tutti sanno che qui si vende, quanta gente verrà arrestata ogni giorno? Arriba, en un así. Abajo hay uno que recibe. Si llegan los policías, Aquí la policía no... lo saben, ahí si le encuentran drogas, se los llevan o les tracciano dinero. Ma non solo sostanze stupefacenti, qui vendono anche il corpo. Dove stiamo andando adesso e dove si prostituiscono. ¿Y cuánto costan estas chicas? Vamos a correr y le preguntamos a alguna chica. Hola, es que estoy con unos amigos que son italianos. Ma, ¿cuánto al día, la hora? La hora 25. La noche, 400. Hasta las 5 de la mañana. Sí. Muchas gracias. Son pequeñitas. Jóvenes, de 17, 18. Scioccati per la giovane età delle ragazze, scendiamo a fare 2 passi e scopriamo che Adesso stiamo facendo un altro giretto nella zona più centrale. C'è una quantità di prostitute che non ho mai visto nella mia vita. Tutte attaccate. Tutte loro sono. ma l'intrattenimento c'è per tutti i gusti, pure gli strani fissati con le moto. Classica domenica a Medellin. Strada bloccata e si fa i salti con le moto. Oh. La nostra missione però era un'altra e così riprendiamo il tour. Cosa stanno facendo? Madonna. Tipo per terra avevo un coltello gigantesco. Adesso andiamo in un posto dove spacciano lanciando la droga dalla terrazza. Ahí está, muchachos. Hello, papi. ¿Cómo vamos? Bueno, mi hermano. No. En el cuadro. Pero ya. 1.
¿Y por qué no ahí? No puede vender ahí. Acá para tú vender Tusi tienes permiso en ciertos lados. Si te ven vendiendo, te cobran una multa. Los bandidos, el che manda il barrio. Ah, quindi la polizia fa la multa agli Uber, mentre i malavitosi fanno la multa ad altri malavitosi. Tutto chiaro. Sí, velos por ahí, activo. Pablo, que ahorita, Sí. cualquier cosa nos vemos por ahí. Fíjese que la revuelta, ve cómo es. Vea cómo le estrenó allá, mero evento. È stato troppo veloce. Muy rápido. Muy rápido. La Tusi richiesta arriva, ma quanto costa? ¿Cuánto es? Un gramo. Un gramo, 50.000, de 15 euros, 14 euros más o menos. Ecco, per farvi capire, un grammo di Tussi, nota anche come cocaina rosa, in Italia può arrivare anche a 150 euro al grammo, altro che 15. Tusi es como un cóctel de drogas. Contiene éxtasis, ketamina, Nexus. Las dos drogas son dañinas, pero la coca es mucho más dañina porque es mucho más procesada. Come in Italia per la pasta, ce lo scolapasta. ¿Y cómo? Con esto, lo tiro al polvo y... Questo è un laboratorio pequeño. Pero para mí, yo lo hago para mí. Ah, No para vender. ok. E come i miei vogliono farmi mangiare la verdura, Huela, para que vea el olor, el olor. Provo la Tusi ora vuoi... Ah, el olor, solo el olor. Paradiso. Ah, l'odore? Sì, l'odore sì. Grazie fortissimo. Es una esencia con la que yo... ¿Qué es? Para una esencia para hacer... Ah, buono. cioè immaginate me in casa del figlio di un sicario di Escobar che devo rifiutare una botta. No. E per fortuna che posso farlo. Al tempo andare contro il boss poteva costare caro. Cuando yo limpiando, habían puros aros de llanta. Cuando yo mismo empecé a ver, y había una mandíbula de una persona y esos dos huesos. Eso no se podía hablar, porque eso era revivir ese pasado. Porque acá Pablo mandó a matar a dos de los socios más importantes, a los Galeano y a los Moncada. After that first year he's in there, he thinks Moncada and Galeanos are stealing money from him. Pablo les dijo, yo voy a estar en la cárcel, yo les voy a dejar que ustedes trabajen, pero me tienen que dar un porcentaje mensual. Y uno de los trabajadores de Pablo, el Chopo, se dio cuenta porque vio una caleta de ellos que no le habían dicho a Pablo. Entonces se dio cuenta que no le estaban diciendo a Pablo todo lo que tenía. You know, we've heard as much as $23 million that had been buried in a cave, and when the sicarios found it, the shrink wrap had let go, and now you got air and moisture in there, and 10 million, 23 million, whatever it is rotting. Cuando le negaron, le dijo, bueno, vaya mátelos, y los mandó a matar. Hizo un asado, una parrilla con la carne de ellos. No. Sí, al conductor de esos socios y le hizo comerse la carne de ellos. Cioè veramente non aveva regole. That's what brought on his escape, because that evidence is now taken to the government of Colombia and said, Pablo Escobar, look what he has just done. If he hadn't killed those two guys, I've always thought, what would have happened? If he's a dedicated family man, all he's got to do is 5 years in this luxury prison where he can come and go as he pleases, then he's a free man. That's what caused, the famous escape and then the search that we participated on. A uccidere Pablo, quindi, non è stato un proiettile, ma l'ego. And he would have had all the money in the world, but it was that ego that he thought he was being cheated on. Come ci disse anche suo figlio. Mio padre aveva tutti i soldi del mondo, ma non era libero. He was always worried about, he wanted more money. I need cash. Non solo non se li è goduti, ma dopo l'uccisione dei suoi soci in modo così plateale, la polizia è dovuta andare a bussare alla sua cella, anche se si trattava del patrono. Ma lui, come potete immaginare, non si può arrendere così facilmente. Por acá donde se escapó, apenas entró el ejército, apenas vino el gobierno a sacarlo, se escaparon por acá. Tenía las motos. Ahí era una garita y acá era otra garita. Me lo immagino Escobar che scappa in pieno panico per queste stradine qui. Nunca me van a coger y que yo desde la selva los mando matar a todos, que a la larga los que van a perder van a ser ellos. Quiero cortare il cammino. Ecco. E qui le domande sono due. Uno,
come ha fatto Giacomo a cadere da fermo? E 2, anche se meno importante, come ha fatto Pablo a sapere che le autorità colombiane stavano arrivando per catturarlo? Let's say you're a judge during Pablo's time and his sicarios come in and say, listen, Pablo wants you to drop the charges on him. Here's $50,000. And you're a judge and you say, no, get out of my office. They say, Judge, before we go, let me show you something. And they pull out a picture of your wife coming out of your house. And they show you a picture of your children and the school that they go to. And they say, if you don't take the payoff, we're going to kill them first and then we're going to come back and kill you. What would you do? I classici informatori all'interno della polizia. Per fortuna, dopo più di 30 anni, la situazione è migliorata. Ahora la policía es corrupta. Siempre. ¿Cómo funciona? Acá se les dice que se les paga por vacunas. Vacunas es decir, un sueldo que les dan en los barrios para que ellos transen y los dejen trabajar y se lleve la fiesta en paz. E infatti quella sera vediamo i nostri amici chiacchierare serenamente con più poliziotti. Stiamo vivendo lo stereotipo. Tutti che pippano di continuo, poliziotti corrotti. Proprio lo stereotipo. Pablo però non era l'unico a corrompere gli agenti. Y a los 19 años ya tuvimos los problemas con los Pepes. Infatti, mentre Escobar faceva saltarinare i palazzi, c'era qualcun altro che lavorava in silenzio, in modo più elegante e più subdolo, ma altrettanto potente: il cartello di Cali. The Cali cartel hated Pablo Escobar. And Cali cartel is the ones who financed Los Pepes to go after Pablo Escobar. And then they were the ones who were doing all the killings of Pablo Escobar's people. They would kidnap them, tie them up, torture them, because they wanted them to tell them where Pablo Escobar was. So Cali cartel, the figure I've been told is about $50 million to Los Pepes. Quindi Los Pepes erano armati, coperti, finanziati proprio dal cartello di Cali. Ma non solo, condividevano pure le informazioni con l'unità speciale colombiana che stava dando la caccia a Pablo e che gli lasciava fare il loro lavoro indisturbati. The surprising thing was when they first started murdering those people and it was coming out in the media, the public opinion was, hey, Pablo's finally getting a taste of his own medicine, which was surprising for us because it's still murder. And then Los Pepes killed 2 attorneys, but one of the attorneys had his 10-year-old kid with him and they killed the kid. And that's when public opinion started turning against Los Pepes. Quando Pablo fece uccidere Galeano e Moncada, infatti, non fu solo per soldi. Sospettava che stessero trattando sotto banco proprio col cartello di Cali, che rispose: Y aquí era el edificio Mónaco que cuando le pusieron la bomba a la familia de Pablo, pues cuando vivía acá. Forse l'attentato più importante fatto a Pablo, che lo fa impazzire. Era una persona muy tratable y muy humilde, pero hermano, si a usted le hacen un atentado a sus hijos y a su esposa, yo creo que ustedes toman retaliaciones. Nel 1988 una bomba da 80 kg esplose davanti all'edificio Monaco, la residenza di Pablo. Al suo interno vivevano la moglie e la figlia di 4 anni, che perse addirittura parte dell'udito. A él han tratado de dañarle mucho su imagen porque fue personas que en realidad no lo conocieron, o sea, no pasaron o vivieron con él los momentos difíciles, que pues tuvo que cambiar su ideología, o sea, sí, se tuvo que volver malo porque las circunstancias lo llevaron hasta allá. Pablo a questo punto è spacciato. È in fuga dalla polizia che lo sta cercando in tutto il paese. Deve nascondersi pure dal cartello di Cali che sta uccidendo pian piano ogni suo uomo. Con tutte le calcagne fu questione di giorni prima che la storia si chiudesse definitivamente. Siamo praticamente arrivati dove è stato ammazzato Pablo Escobar. Il 2 dicembre 1993, nel quartiere Los Olivos, Pablo viene scovato e ucciso. Provate a immaginare essere uno degli agenti che è andato a catturarlo, fare questa strada qua, cercando di capire dove può essere, dove può scappare e poi una volta visto andarlo a prendere. Prima di esplorare il luogo della sua morte però mi chiedo come presero la notizia i suoi uomini. ¿Y qué pensaste en cuanto supiste que lo habían matado? Eso es un balde de agua fría para todos los que trabajamos con él, pues como te digo, él era un ídolo para nosotros, él era un ídolo total. Nos enseñó a ser hombres y a ser lo que fuimos. E finalmente ci troviamo nel luogo più iconico di questa vicenda. Pazzesco. Wow. Ya está toda reconstruida, toda remodelada. Questa è la casa dove l'hanno trovato. Da quello che ho visto su Netflix, che è la mia conoscenza base, stavano passando di qua, l'hanno avvistato parlare al telefono con suo figlio in terrazza e poi si sono preparati al combattimento. Il tetto dove è stato ucciso dovrebbe essere dall'altro lato, adesso andiamo a vederlo. Poi, dopo quello che è successo, il posto è diventato per un po' di tempo un bordello con foto di Pablo su tutte le mura. Dopo 16 mesi di latitanza e decenni di malavita sfrenata, Pablo Escobar si è fatto fregare da una semplice telefonata. Il search block, con l'aiuto della DEA, triangola il segnale della chiamata e in pochi minuti le unità speciali circondano il quartiere. Appena Escobar capisce che lo stanno per prendere, tenta la fuga. Qual è la classe di tetto?
la casa e la esta. Brividi. Abbiamo fatto il giro e questo è proprio il tetto su cui è stato ucciso. Quell'angolino lì era diverso, adesso l'hanno ristrutturato, ma il tetto è proprio questo. Ed è proprio qui che mi viene un'idea. A lui Mattia. Hermano! You know this place? Yeah, of course I know this face. The papers. Javier sa cosa è successo e ora lo racconto anche a voi. Pablo salta giù da una finestra sul retro e si arrampica sul tetto delle case adiacenti, ma non fa in tempo a scappare. 3 colpi, uno alla gamba, uno alla schiena e uno dietro l'orecchio. È lì che cade, tra le tegole di una casa di periferia. La scena è quella che conosciamo tutti. Il cadavere di Pablo Escobar, circondato dalla polizia con un fucile accanto e un buco in testa. La fine di un'era. I got back to the base. Now that night, we expected retaliation attacks, and so we tripled the guard on the perimeters. Everybody had their machine guns out. I mean, it was, I'm sleeping with my 9mm under my pillow, which you usually did anyway, and quietest night I ever spent in Medellin, Colombia. Really? No one came? Nope. In realtà, sotto sotto, la pensano così anche gli ex uomini di Pablo. Para la ciudad no creo que sea conveniente ahora un líder como Pablo porque pues sería otra vez entrar en conflictos y en guerras. A volte succede così. Parti per raccontare la storia del criminale più famoso del pianeta e ti ritrovi dentro qualcosa di molto più grande. Perché in Colombia Pablo Escobar non è solo un nome, è un fantasma che aleggia ancora tra le strade. Pazzesco, siamo appena arrivati davanti al Murales. Mai stata una goccia di pioggia, ha iniziato a diluviare. Abbiamo parlato con Javier Peña e Steve Murphy, quelli veri, quelli che gli hanno dato la caccia per anni e che hanno visto amici saltare in aria per un'autobomba. Abbiamo incontrato anche il figlio della chicca, che oggi, a modo suo, prova a rifarsi una nuova vita nel mondo. Si tu padre viera el video, ¿y qué te gustaría que sabía de ti? Que escogí el otro camino, el camino del bien. Poi ci sono i familiari e gli amici di Escobar, che ti parlano di lui come si parla di un fratello caduto. Es muy duro, pero más que todo perderlo a él como persona porque era el líder que pues nos enseñó a ser hombres y a hacer lo que fuimos. E, infine, ci sono loro, i colombiani. Quelli che la guerra non l'hanno fatta, ma l'hanno subita sulla pelle. Terribile, terribile, sinceramente, no hay derecho. Ed è lì che capisci che questa storia non è solo Netflix, Narcos o mitologia da bar. È una ferita vera, ancora aperta. Il trauma di un paese che ha dovuto imparare a convivere con la violenza, con la corruzione, con la morte. La comunidad más violenta ahora es la más visitada. Escobar è morto, ma le sue conseguenze sono ancora lì. E allora, per capire davvero questa storia, non basta guardarla da fuori. Devi entrarci, con rispetto, con voglia di ascoltare, con la consapevolezza che, alla fine, dentro Narcos, c'è tutta la contraddizione dell'essere umano. Il potere, l'ambizione, la violenza e, in fondo, la speranza. E noi, quella speranza, in quei giorni, l'abbiamo vista. Pero después este barrio se compuso mucho. Este barrio aquí no se ven muertos, y eso, muertos que se mueren así de enfermedades. Anche perché, dimenticavo di dirvelo, ma proprio in quei giorni... È il mio compleanno! Che strano momento! L'anno del Pablo Escobar! Pero bueno, son cosas que siempre tienen sì, que è un pasar. ricordo per tutta la vita. Nel prossimo episodio. Li ho massacrati, gli ho spaccato il fegato oggi. Persona che l'ha arrestato, persona stata arrestata, avvocato delle vittime, pronti a divertirci tutti insieme.